Ciao a tutti, benvenuti sul canale delle carte di Ellen. Oggi andremo a fare un video interattivo canalizzato sul un messaggio per te. Quindi scegliete una di queste due varianti e ascoltate il messaggio che le carte hanno da darvi. Se non vi risuona, però portate a casa sempre magari un pezzettino di quello che vi dice. Sicuramente è un consiglio che magari tenuto lì da parte potrà tornarvi utile magari più avanti. Allora, cominciamo. Metto due carte così voi intanto cominciate a fare la vostra scelta tra la pietra verde, che dovrebbe essere un'avventurina, e l'occhio di tigre. Allora, intanto metto il mio oracolo preferito. Ne avevo già mescolate, però vediamo un'altra mescolatina. Io metto le carte sempre di fronte a voi in modo tale che non siano preparate, così sentiamo l'energia proprio del momento. Quindi per chi ha scelto l'avventurina verde, vediamo quale oracolo, quale messaggio deve arrivare. Ok, invece chi ha scelto l'occhio di tigre, quale messaggio deve arrivare? Questa. Ok, scegliete la vostra scelta, se no io procedo, quindi verde, occhio di tigre. Ok, proseguo con la prima variante. Allora, cominciamo mettendo un'altra carta, mettiamo le Belin Astrologique, così ci danno un quadro un pochettino più completo del messaggio che vi deve arrivare. Vogliono vedere due carte e due carte mettiamo. Cominciamo con queste. Allora, al contrario, scambiarsi i doni, state dando troppo, Il primo messaggio che arriva è che donate troppo, date troppo di voi stesse, oppure le persone prendono troppo della vostra energia, oppure addirittura anche beni materiali, oppure siete preda di vampiri energetici. I vampiri energetici sono quelle persone che hanno sempre bisogno e poi non restituiscono mai. Questa al contrario dice proprio questo, cioè mentre al dritto ha un altro significato, al rovescio proprio basta, cercate di chiudere un po' il rubinetto del dare, dare, dare. Allora, e infatti arriva il tradimento insieme ai pettegolezzi, mamma mia. Messe insieme sono bruttine bruttine. Allora, qui vi sta proprio dicendo, vi sta mandando proprio un messaggio molto chiaro. Questa stesa è molto, molto centrata, quindi se non vi risuona andate sull'altra, oppure non è il video per voi, oppure portate a casa un pezzettino che può sempre andare bene, non farsi troppo abbindolare dagli altri. Qui ci sono persone che si approfittano di voi, ma addirittura qualcuno parla anche alle spalle, quindi qui abbiamo l'energia della luna, il tradimento, l'energia della luna, delle cose oscure, delle cose fatte alle spalle, e a fianco addirittura una carta di Marte che sono gli scontri, ma tra pettegolezzi e di verbi. Quindi addirittura ci sono litigate, vedete questi due animali che si vogliono, si scontrano. Ehm, quindi proprio di chiudere con questa situazione tossica e di cercare di andare avanti e di non essere più in questa atmosfera di luna nera. Quindi di cercare di essere più eh, sotto la luce del sole. Ecco, mettiamola così. Adesso vediamo con i messaggi che arrivano. Vediamo prima queste.
fare un giro di tarocchi lo faccio, allora queste ci danno proprio un messaggio per chi ha scelto la pietra verde, un messaggio per chi ha scelto la pietra verde, messaggio per chi ha scelto la pietra verde. Ok, vedere, e lo prendiamo un altro da questo dell'albero, se sono le carte telepatia. Anche qua ce n'è una che va a schizzare, evidentemente queste carte vogliono un po' parlare. Vediamo anche questo, 4 sono un po' troppe. Ok, messaggio per voi. Ok, vediamo. Allora, il tuo momento sta arrivando, tutto si sta allineando per te, ma devi andare incontro a un universo a metà strada. Mantieni solo una visione luminosa e felice di te stesso, con risultati positivi, e non lasciare che paure e insicurezze si mettano sul tuo cammino. Allora, il fatto della luce avevamo già visto. Ehm, mm, il fatto che ci sono delle paure, delle insicurezze, mi allarga un attimino la visione, che non vorrei che voi faceste queste cose, quindi di andare incontro agli altri, di essere sempre disponibile, perché magari avete paura di rimanere soli, avete paura magari di essere fraintesi. No, le persone vi devono voler bene per quello che siete. Non, questi consigli qua possono valere sia per, se volete un messaggio per vostra madre, che per il vostro ragazzo, per vostro marito, per vostro figlio, non cambia niente. La vita è sempre fatta di relazioni, quindi ehm, qui sta dicendo che le insicurezze non devono bloccare la tua via verso la luce, e qui siamo in un periodo di vere ombre. Guardate queste carte come sono nere, quindi non bisogna vivere sotto la luce della luna, che è fatta di intuizioni, se la mettiamo nella parte positiva, ma in questo momento questa è parte di tradimento, quindi vuol dire che qualcuno se ne approfitta anche, ma bisogna vivere sotto la luce del sole e fare le cose alla luce del sole. E qui ci sta dicendo confusione. Scritto in francese, scusate, lo traduco un attimo. Toute les choses de vérité, la confusion, demandez à l'univers de vous fornire le réponses dont vous avez anche bisogno. Ecco, anche questo è un messaggio molto bello. Questa mancanza di direzione è dovuta al fatto che siete insicuri, ma in questo è anche un momento dove non siete certi delle scelte che state per fare, quindi dovete chiedere a voi stessi, a Dio, se siete credenti, all'universo, al destino, o a chiunque, ma soprattutto a voi stessi, di indicarvi il cammino, di capire qual è il cammino che volete percorrere. Ma se lo guardiamo in relazione alle carte che sono venute prima, direi che se voi non lo fate, il risultato è quello che la gente si approfitta di voi, perché voi siete senza una direzione, quindi andate un po' al buio, alla cieca, senza la luce del sole, quindi la gente se ne approfitta e addirittura rischiate il tradimento. Tanto lei non se ne accorge, tanto lei è buona, tanto lei è di qua, che alla fine poi siete voi sempre quelle tristi, insoddisfatte, e per di più questo vi manda pure in confusione. Quindi facciamo velocemente una stesa qui tarocchi, oggi li cambio, e facciamo per chi ha scelto l'avventurina verde, 3 carte con i tarocchi da aggiungere un messaggio per, quindi la prendiamo in via spirituale, un messaggio per gli amici dell'avventurina verde. Allora, vediamo cosa ci dice. Abbiamo il re di pentacoli al rovescio. Faccio vedere intanto la carta, che è molto carina.
però è rovescio. Il Re di Pentacoli è una carta che scusate, non è come si chiama? Non è il cavaliere. Scusatemi, ho sbagliato io a guardare in inglese. È una carta molto bella al diritto perché comunque porta un dono, porta qualcosa, è messaggero sempre fuori di qualcosa. Al contrario, fa fatica a portare frutti, ok? Ehm, e quindi si sposa bene con le energie, sono quelle, siete anche un po' affaticate a livello fisico. Allora, tutto al contrario. Allora, qui abbiamo l'eremita al contrario, quindi non trovate una direzione e si sposa con questa. L'eremita quando è al dritto è cercare, ma vedete che c'è eh, sotto la luna, c'è questa piccola fiammella dove si cerca di trovare, si sta da soli, ma perciò trovare il proprio centro, quello che dovete fare voi. E al contrario, non si riesce a trovare il proprio centro, confusione. Poi abbiamo addirittura la morte al contrario, che non è quello, non vi spaventate, non è la morte quella che si intende realmente, e che non si riesce al dritto. È anche una carta, secondo me, molto positiva, è una trasformazione, il cambiare. Non riuscite a cambiare questo stato di carte, scusate, questo stato di questa situazione, fate fatica a cambiare la situazione e quindi vi sentite insoddisfatti. Abbiamo un 9 di coppe al contrario, quindi la mancanza della realizzazione dei desideri, perché il 9 al dritto è la realizzazione dei nostri desideri. Vedete com'è felice questa signorina. Quindi dovete cambiare per poter finalmente realizzare quello che dice questa carta. Il tuo momento sta arrivando, tutto si sta allineando, ma devi andare incontro all'universo a metà strada. Mantieni solo una visione luminosa e felice di te stesso, con risultati positivi, non lasciare che le tue paure e le tue insicurezze ti mettano sul tuo cammino. Io direi che è una stesa veramente molto centrata. Tutte le carte hanno parlato della stessa cosa. Chiunque tu sia, mi rivolgo personalmente, se mi stai guardando sul canale, io ti faccio grandissimo in bocca al lupo e tanti baci baci, perché secondo me sei in un momento un po' di tristezza e spero che vada tutto bene. Ciao, io passo alla prossima stesa. Allora, mettiamo via le nostre carte. Meno male che hanno tutti colori diversi. Allora, abbiamo la nostra occhio di tigre. Vediamo il il secondo gruppo, che messaggio c'è per il nostro secondo gruppo. Co-creare. Allora, al contrario, anche lui. Allora, aspettiamo di vedere le altre carte, poi vi dico. Comunque è una carta bellissima, la vedete? Abbiamo un uovo, abbiamo una tigre, abbiamo un gufo, sì, questo è un gufo. Allora, cominciamo a vedere con le nostre veline astrologiche. Mettiamo insieme un messaggio di senso compiuto. Questo già dice qualcosa, però mentre nella stesa precedente era tutto già molto chiaro, in questa stesa io sento che è un pochettino diverso, è un po' più complicato. Allora vediamo un attimo, vediamo che cosa viene fuori. Addirittura, vabbè, vogliono venire più carte. Avevo detto che c'erano più cose da dire. Allora, abbiamo la vendetta,
l'acqua, la novità e infine il present, che sarebbero i regali. Allora, qui siamo in un momento di grosse scosse emotive. Allora, quindi qui stiamo vedendo adesso la situazione. Il messaggio secondo me arriverà, ma prima dobbiamo capire in che situazione siamo. Siamo in un grosso momento di emotività. Non dico momento di crisi perché quando arriva la carta di Mercurio con la novità, e poi dopo c'è la carta anche del Sole con un present, quindi come si chiama? Con un dono, e anche un dono dal cielo, perché se voi vedete, questa mano è la mano di Dio che offre. Attenzione però a scegliere anche le cose giuste, perché quando stiamo parlando sempre del sole, bisogna anche saper scegliere che cosa accettare o cosa non accettare. C'è sempre il rovescio della medaglia. Comunque, sicuramente ci sono state delle novità, però partiamo con una vendetta, quindi vendetta può essere vista in tante maniere. Ehm, Adesso mi spiego il co-creare. Ho l'impressione che qui sia più qualcosa di sentimentale e che ci sia stato qualche cosa che insomma si è dato solo da una parte e non dall'altra parte, e l'altra persona in qualche maniera adesso si voglia forse far perdonare, o comunque è venuto co-creare. Bisogna cercare di fare le cose assieme, ma è al contrario, quindi eh, forse stiamo cercando di bilanciare le energie. Vediamo che cosa ci arriva come messaggio da parte delle nostre carte. Vediamo cosa ci dice. Allora, un messaggio per chi ha scelto l'occhio di tigre. Un messaggio per chi ha scelto l'occhio di tigre. Più che altro le energie iniziali sono molto marziane e molto di lotta. Poi andiamo sulla luna, quindi le emozioni si fanno molto forti, e infine si va verso una situazione dove si è cercato di recuperare. Però il messaggio quale è? Ci stai descrivendo più una situazione, quindi voglio sapere il messaggio. Certo, farai degli errori, ma il più grande sarebbe non provarci affatto. Non hai nulla da perdere. Questa cosa a cui pensi da tanto tempo, falla. Meglio un ops che un sì. Siamo qui per supportarti. E l'ho detto io qua. Qua è... O siete voi che l'avete fatta sta cosa, che avete dato meno, e che quindi adesso state cercando di recuperare, perché il messaggio è a voi, non è a un altro. Vediamo l'altra carta. Una stesa molto specifica, molto bella tra l'altro. Comunque il messaggio che vi sta dicendo è quello di agire. C'era anche in questo, il present dare, quindi fai il passo, fai, dai, scrivi, messaggia, fai. Se sei stato tu che hai fatto un errore, ti sei voluto vendicare, se hai fatto qualche cosa che non dovevi fare, adesso fai il primo passo. Questo vi stanno dicendo al momento. Agisci. Questa è voluta uscire da sola. Vediamo cosa ti dice le telepatie. Valeur. Concentrez-vous sulle choses de valeur. Ah, ok. Si unisce anche a questo. Se quella persona alla quale, immagino che sia una persona, alla quale
è stato fatto qualche cosa che è catalogato come errore, vale veramente la pena, fatelo. Scegliete il valore. Adesso io, quando viene una carta del genere, ehm, ho l'impressione che si sia fatto una cosa, un errore per qualcosa di materiale. Che materiale potrebbe essere anche biecamente una passione, non so, un tradimento, qualche cosa che per una persona che magari non valeva la pena e quindi invece dobbiamo andare verso quella persona che invece è di valore. Comunque il messaggio che vi arriva è: hai fatto un errore, non importa, siamo tutti quanti, possiamo essere scusati e giustificati, se non, così non è destino. Dall'altra parte, quindi fai un passo, vai avanti, nello stesso tempo però vai dritta e concentrati sulle cose che hanno valore, lascia stare tutto quello che è finto, fittizio, che non ha valore emotivo, che non ti fa crescere, che non ti fa maturare. È una stesa molto, molto particolare questa. Adesso vediamo con i tarocchi se ci danno qualche altro consiglio in più, ma molto, molto bella. Perché è facile, quando siamo noi le vittime è più facile. Quando sbagliamo noi è più difficile anche, oltre che fare il passo, è difficile anche ammetterlo. Quindi se non vi risuona non è la vostra, scegliete magari un'altra variante oppure non è il video per voi. Io ve lo dico, però se vi risuona abbiate la coscienza di ammetterlo, perché serve a voi. In fondo questo avete scelto per avere un messaggio, questa è scelta da sola. Abbiamo già un 5 di coppe, al contrario qui c'è un rimpianto, vi sta passando un po', però è un rimpianto, qualcosa che avete fatto e che rimpiangete. È abbastanza in linea con la stessa. Allora, questo vogliono uscire assieme. Abbiamo il re di spade al contrario. Sì, c'è una scelta da fare. E ve l'ho detto, dovete scegliere se volete recuperare. C'è un rimpianto, quindi bisogna fare una scelta. Non so se le vedete. Ok, c'è, come vi dicevo, questo rimpianto, anche se un pochettino sta cercando forse perché avete preso una decisione, quindi c'è la scelta di comportarsi come una regina di bastoni, quindi con forza, eleganza, voglia di recuperare con energia, per recuperare una situazione legata, che è il 4 di bastoni. Al contrario, è una mancata gioia, mancato festeggiamento, cioè, quindi cercare mm, di recuperare questo. Ve lo faccio vedere, però questo è il contrario. E siccome questa è la scelta da fare, secondo me, per me è una stesa sentimentale, però può essere anche per un genitore, può essere per un figlio, può essere per un'amica, vedete voi. Io spero che il video vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto piacere, e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e mettete un pollicino su. Grazie mille a tutti.